Ciao ragazzi, benvenuti in questo video. Oggi siamo nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini, dove cercheremo di avvistare e se possibile anche fotografare il camoscio più bello del mondo, il camoscio appenninico, il cui nome scientifico Rupicapra pirenaica ornata, lo distingue anche dal suo parente che invece vive nell'arco alpino. Il camoscio appenninico era pressoché estinto sull'Appennino italiano, e qua sui Monti Sibillini lo possiamo trovare grazie agli sforzi che sono stati fatti in ambito di conservazione, in particolare nel progetto LIFE del 2002, con cui sono stati reintrodotti alcuni esemplari appunto anche in questi monti. Quindi siamo partiti da un piccolo gruppo di esemplari reintrodotti fino ad oggi ad avere diverse centinaia di individui. Il camoscio appenninico attualmente si trova in poche zone dell'Appennino italiano, appunto nel Parco Nazionale d'Abruzzo, nel massiccio del Sirente Velino e appunto nei Monti Sibillini, dove siamo oggi. Ovviamente cercheremo di eventualmente di fotografarli, sempre cercando di essere il più rispettosi possibile. A tal proposito noi abbiamo scelto di venire in questo periodo, siamo a dicembre inoltrato, quindi abbiamo scelto di non venire proprio durante il periodo degli accoppiamenti e degli amori, dei camosci, per cercare di evitare di stressare troppo questi animali che già erano pressoché estinti, e non vogliamo contribuire a dare disturbo e anche specialmente in un periodo così delicato dell'anno. In particolare proprio in questo posto nei mesi scorsi c'è stato un vero e proprio assalto da parte dei fotografi. Per questo motivo anche noi abbiamo deciso di fare un passo indietro ed eventualmente venire quando c'erano le condizioni giuste per farlo. Non aggiungo altro, speriamo che vi divertiate con noi in questo viaggio e andiamo. Un piccolo consiglio: Francesco ha già preparato tutta l'attrezzatura nel caso camminando magari spuntasse qualche animale. Ha anche già montato l'extender per avere un po' più tiro, perché comunque quando se riusciremo a trovare gli animali partiremo prima con una spinta maggiore, e poi se gli animali ci danno, vediamo che sono tranquilli, pian piano ci avviciniamo. Quindi non andiamo subito lì allo sbaraglio, cerchiamo prima di utilizzare gli extender e poi vediamo un attimo com'è la situazione, se gli animali sono tranquilli. Abbiamo appena trovato delle tracce di lupo su un escremento di una mucca. Siamo qui nel sentiero. Un'altra impronta poco più avanti. Diciamo che l'impronta singola è quasi pressoché impossibile da distinguere da quella di un cane, però sappiamo che qua in questa zona è difficile incontrare cani, anche se possibile. Però ecco ragazzi, la conferma è definitiva, l'abbiamo appena trovata seguendo le tracce. Guardate che bell'escremento di lupo freschissimo. Guardate. Questo è di stanotte. Sì, ancora c'ha tutta la matrice. Abbiamo appena trovato un gruppo di camosci, sono proprio sul sentiero, si sono un po' spostati dalla loro location abituale, che è quella invernale, anche a causa del turismo che c'è stato in questi mesi e del disturbo. Sono abbastanza bassi come quota rispetto alla stagione estiva, e adesso proviamo ad avvicinarci, anche se rimarremo a debita distanza, e proviamo a fare qualche foto, vediamo come va.
Adesso siamo qui sul sentiero, i camosci sono circa a 60 metri. Abbiamo scelto di rimanere qua fermi un attimo ad aspettare. Se abbiamo fortuna saranno loro ad avvicinarsi verso di noi e non viceversa. Vogliamo evitare di spingerli troppo in alto. Sta scendendo sul sentiero, i camosci adesso sicuramente scapperanno. Addio. Impressionante, senti. Niente, ore di lavoro, cercare di avvicinarsi pian piano per rispettare l'animale. Arriva una moltitudine di gente, ecco i camosci che scappano. Ok ragazzi, sono passate un po' di persone, come avete visto i camosci sono scappati. Poi abbiamo continuato un po' lungo il sentiero e abbiamo trovato un altro gruppo proprio sotto il sentiero che invece era rimasto fermo lì. E camminando ce li siamo trovati quasi davanti e abbiamo visto una scena bellissima con due maschi che si rincorrevano a tutta velocità sul crinale. È stato veramente emozionante. Adesso sono ancora qua che girellano qua intorno, vediamo se riusciamo a fare qualche scatto. Adesso stiamo fotografando un camoscio che è proprio qua sotto, a circa 30 metri. Qua i camosci sono abbastanza permissivi, sono molto tranquilli, sono animali che sono stati reintrodotti e diciamo che hanno sempre vissuto all'interno del parco e non hanno, diciamo, mai conosciuto un motivo per temere realmente l'uomo. Quindi sì, sono abbastanza tranquilli fino, diciamo, a 30-40 metri si lasciano avvicinare. Adesso lui sta qua riposandosi, è tranquillissimo, ormai da una mezz'oretta e noi gli vogliamo rompere le scatole proprio qua sotto. La giornata si conclude così, Con questo bel tramonto, bellissimo, e abbiamo trovato una coppia di camosci sempre qui lungo il sentiero che ci ha concesso alcuni scatti. molto belli, diciamo, Molto siamo belli, veramente sì. contenti. Per una volta diciamo che È andata bene. è andata bene, anche la pazienza nostra è stata ripagata perché dopo pranzo sono arrivati giù una ventina Sì. di escursionisti, hanno fatto praticamente scappare tutti i camosci. Noi abbiamo scelto di rimanere lì sul posto, Scelta saggia. scelta saggia, e siamo rimasti praticamente fermi sempre su questo punto. Alla fine i camosci sono venuti loro verso di noi praticamente, quindi abbiamo fatto veramente dei bei scatti. Una bella giornata è stata. Peccato per la luce, però è un po' nuvoloso, ma siamo soddisfatti. C'erano, diciamo, i primi scatti un pochino d'aria calda dovuta
al calore diciamo accumulato dalle rocce che riflettono il sole, e quindi diciamo che gli scatti venivano tutti molto morbidi. Poi pian pianino, man mano che la temperatura calava, anche gli scatti sono aumentati, sempre più puliti, la qualità migliorava. Io come vedete sto utilizzando il Sony 200-600, ho appena fatto questo passaggio e devo dire sono veramente contento. Vedrete anche le immagini che abbiamo fatto. Vi ricordo sempre di rimanere nel sentiero, di non disturbare gli animali. Se vi volete avvicinare, di avvicinarvi adeguatamente, sempre con calma e rispetto. Sì, senza mai forzare L'animale, perché tanto come si è visto oggi, basta avere pazienza e poi è l'animale che viene verso di te e ti concederà sicuramente qualche scatto. E va bene, adesso ci rincamminiamo Verso verso casa, casa, sì. e grazie per averci seguito e speriamo che il video vi sia piaciuto.